questa analisi dovrò provare innanzitutto a trarre delle mie conclusioni in merito al motivo per cui, io suppongo, Griffith abbia portato via Kashka con sé. Fatemi prima mettere in chiaro un punto. Solitamente si dice che saltuariamente, nelle notti di luna piena, Griffith prenda le sembianze del bambino della luna. Io trovo che questo non sia il modo più corretto di definire la cosa. Reputo che sarebbe più chiaro e specifico dire che il bambino della luna prende il sopravvento, poiché tale fanciullo ha una propria identità e volontà che emerge in determinate circostanze e su cui Griffith, badate bene, non ha il controllo. Quando il bambino è presente, Griffith è come sopito e viceversa. Nonostante abbiamo visto che questo fanciullo possieda anche capacità non prettamente umane, sicuramente dovute alla presenza, seppur sopita in quei frangenti, del falco. L'essere giunto sull'isola degli Elfi con le sembianze del bambino lo dimostra. Su Skelling vigeva un sistema di difesa per il quale non era possibile arrivarci se in possesso di un animo malvagio o mossi da cattive intenzioni, cosa che non è stata violata, poiché appunto vi è giunto come bambino della luna, che essendo puro di spirito, la stessa Danan dice che non percepisce alcuna malvagità in lui, non ha trovato problemi e solo in seguito è divenuto Griffith. Fatta la premessa, appurato che secondo questo ragionamento Griffith non sia vigile in quei momenti, è facile intuire che ciò comporti un problema per lui. Essendo consapevole di questa falla, sapendo che ogni volta il bambino cerca di dirigersi fra le braccia della madre, ha trovato opportuno fare la cosa più sensata per lui, ossia prendere Kashka e tenerla vicino a sé. Potrebbe sembrare un ragionamento abbastanza cinico, ma è Griffith stesso ad essere un cinico e machiavellico calcolatore, ora più che mai rispetto a quello conosciuto nell'epoca d'oro. Quando Griffith, sprofondato nell'oblio dell'eclissi, ha pianto l'ultima lacrima e per sua stessa ammissione, vedasi nel cimitero delle spade, il suo cuore è ormai ghiaccio. L'unico calore avvertito, egli stesso ipotizza che possa essere dovuto ai ricordi del bambino con cui ora condivide la sua natura carnale. Griffith, con questo rapimento, ha solo voluto prendere il controllo sull'unico aspetto su cui ancora non l'aveva, e la butto lì senza espormi troppo. Questa cosa penso che sarà una lama a doppio taglio. Dopo aver fatto 2 capitoli che incentravano il focus sulla rottura totale di Guts, questo nuovo capitolo ci porta all'esplorazione di Kashka. Le pagine si aprono sulla visione di lei che si allontana da Guts tendendogli la mano mentre lentamente lo vediamo svanire, che di per sé è molto toccante come momento ed evidenzia, a parere mio, il sentimento di amore della donna verso il guerriero nero. La scena cambia repentinamente, voltando pagina, vediamo Kashka svegliarsi e chiedere a se stessa se sia stato solo un sogno. Le ancelle arrivano dandole il buongiorno e chiamandola rispettosamente Milady, dopodiché si affrettano a vestirla. La vediamo indossare un abito che è una donna della servitù specifica, essere di un colore cremisi davvero acceso. Cremisi, come il colore del Bejelit dei prescelti. Camminando per quel palazzo vede l'albero spirale ammirandone la bellezza. La sua spirale rappresenta la definizione stessa del tempo nell'opera di Berserk. Si crea anche un po' di confusione con una battuta delle ancelle che lo chiamano albero gemello del mondo. Potremmo porre teorie in merito a quest'ultima definizione, ma non abbiamo troppi elementi per avvallarle e rischieremmo seriamente di sforare in sovraletture. Dopodiché scorge i soldati marciare, la squadra dei falchi, al cui nome reagisce piangendo quasi senza volerlo, come se quel nome le avesse fatto scattare in automatico una reazione. Le scene che seguono mostrano la donna in una veste diversa da quella dell'impavida guerriera. La vediamo giocare con i bambini, consumare un sontuoso pasto, fare il bagno in una vasca regale. Però è tutto molto artificioso, non ci sono emozioni che trasudano ed è proprio durante quel bagno che, osservando l'acqua, riaffiorano in lei dei ricordi che le riportano alla mente le persone care che fino adesso sembrava quasi aver dimenticato. Il tutto si svolge in maniera molto onirica. In una goccia ritrova il volto dei suoi compagni e questo in un furioso istante le fa realizzare che cosa sta succedendo. Resasi conto di essere prigioniera, scatta repentinamente. Vani sono i tentativi delle ancelle di tenerla calma. Arrivano anche i soldati ad intervenire, ma lei li affronta senza timore, riuscendo anche a impossessarsi della spada di uno di loro, con la quale tronca di netto il braccio al soldato. Per un istante sembra essere ritornata la donna di un tempo.
Ho trovato molto bello il fatto che il primo pensiero di questa sua ritrovata lucidità sia corso proprio a Guts, quanto a evidenziare ancora di più la profondità dell'amore che prova per quell'uomo. Purtroppo i soldati riescono ad avere la meglio e noi ritroviamo nella pagina successiva Kashka stesa sul letto, apparentemente di nuovo in quello stato di trance. Non può sfuggire in questo capitolo un dettaglio, ossia il comportamento quasi assente di Kashka mentre l'abbiamo vista svolgere quelle attività come se fosse ipnotizzata. Si percepisce chiaramente che la donna è sedata in un certo senso, passiva, muovendosi in quell'ambiente quasi come in un'irreale normalità, come quando stai sognando e non ti rendi conto di ciò che sta accadendo. E in effetti, per come ci viene mostrato il 372, sembra che la realtà e il mondo onirico si siano uniti, forse proprio per farci vivere in prima persona ciò che Kashka sta provando in questo momento. Arrivati a questo punto, cerchiamo di approfondire tutta questa parte, esaminando la questione da un punto di vista più profondo. Fin dai primi studi compiuti da Sigmund Freud nel lontano 1899, la dimensione onirica è sempre stata per la nostra cultura, quella europea, avvolta da un robusto strato di esoterismo. Ovviamente gli studi del papà della psicologia non sono assolutamente stati i primi. In passato quasi tutte le culture del mondo hanno cercato di dare risposta e senso ai sogni che ognuno di noi fa, in parte per scarse conoscenze sul funzionamento cognitivo alla base del sonno, in parte per certi fenomeni, come ad esempio i sogni premonitori, che hanno poi trovato un riscontro nella realtà effettiva. Oggi non siamo qui per discutere in maniera approfondita di cosa sia un sogno, oggi scopriamo perché Kashka, dopo anni di silenzio, è tornata a comunicare qualcosa che non sia un semplice verso gutturale. La guerriera di cui molti si sono innamorati si sveglia definitivamente da quel lungo incubo che ha limitato la sua vita per anni, ma nella foga di un brusco risveglio scopre di dover avere a che fare con un mondo ancora più assurdo di quello che aveva lasciato. Le prime pagine del capitolo ci mostrano una donna sola che si sveglia di colpo dopo aver sognato per un istante la figura di Gatsu in procinto di allontanarsi. Inizialmente questa immagine ci dice poco, sembra un classico incubo senza senso dove amante e amato soffrono per la lontananza, ma di questo parleremo poi. Una cosa chiara fin da subito è la sottile differenza tra il mondo onirico e quello reale. La stessa Kashka, che viene vestita subito dopo dalle dame di compagnia, pare quasi stordita dalla realtà in cui si trova. Il tessuto del mondo vero si è fatto tanto sottile dopo la fondazione di Falconia da permettere anche ai sogni di permeare nella dimensione della veglia. Sottolineo questo punto in quanto alcuni riferimenti simbolici, come l'abito cremesi ed i suoi dettagli piumati, sono dei palesi riferimenti al passato della squadra dei falchi più che al futuro. Essi ricordano momenti di grande splendore, onnipresenti durante la fase dell'età dell'oro, in particolare quando, per la prima volta, Kashka e i compagni furono invitati alla corte del re delle Midland. Il colore cremesi è un palese riferimento al tributo di sangue pagato dai falchi per permettere l'ascesa di Griffith. Qui è importante fare un altro riferimento chiaro al meccanismo della condensazione scoperto da Freud. Come accennato, la dimensione del sonno e quella della veglia paiono letteralmente fuse insieme in questo capitolo. È una cosa semplice e banale come un vestito acquisisce un enorme valore simbolico. Con condensazione si intende il meccanismo attraverso il quale, nei sogni, più elementi onirici, anche sconnessi tra di loro, vengono fusi insieme per creare un nuovo elemento significativo. L'esempio è dato, in questo caso, dal vestito e dalla sua colorazione sgargiante. Amore e passione per Griffith da parte di Kashka non sono mai veramente cessati, così come da parte sua vi è sempre stato un atteggiamento seduttivo nei confronti della guerriera. Nel sogno ad occhi aperti di Kashka, quel colore specifico rimanda anche alla violenza subita durante il rituale e, possibilmente, alla contaminazione del figlio concepito con Gatsu. Come è possibile notare da questa prima disamina, dalla solitudine irreale fino agli stati interni nascosti del protagonista, tutto si muove in maniera latente, ovvero sotto la soglia della percezione, attraverso un contenuto manifesto, dunque palese e visibile. L'ambiente irreale nel quale si muove l'ex capitano dei falchi acquisisce, inoltre, un secondo significato specifico, la volontà di riparazione. Abbiamo già visto insieme il profilo psicologico di Griffith nel primo episodio di questa rubrica e qui troviamo conferma di quanto detto in precedenza.
Dopo il dolore e le torture, ecco che, come un amante violento che si scusa con la partner, qui abbiamo il falco bianco che cerca di fare ammenda per le crudeltà che la ragazza ha dovuto sperimentare. Questa sorta di messaggio, veicolato tramite doppio legame, ovvero composto da due parti in completa opposizione, pensiamo a quando la giovane stava per essere sacrificata, alle peripezie che ha dovuto affrontare per l'avidità del suo compagno e di come ora sia trattata alla stregua di una principessa. È tipico nelle personalità con forti tendenze manipolatorie utilizzare strategie di questo tipo. Non vi è nulla di chiaro, tutto è fumoso, appunto, pare una dimensione in bilico tra il sogno e la fantasia. Il principe delle fiabe si tinge di rosso scuro, come l'abito che ha indossato dalla giovane. Tutto il torpore di inerzia che Kashka sperimenta è funzionale al meccanismo della rimozione. Ora potremo sperimentare la pace, e forse è giunto il momento per lei di avere un po' di stabilità emotiva. I ricordi oscuri possono essere eliminati, lei ha il diritto di riposare, lasciando le armi ad altri e godendosi finalmente quella pace tanto sperata dopo la sconfitta di Tudor. Nel sogno, che è la massima espressione del desiderio umano, dove ciò che viene rappresentato è, a tutti gli effetti, parte di ciò a cui più aspiriamo, Kashka cerca conforto e pace. Quel futuro per il quale in molti erano morti pare ormai prossimo, a portata di mano. Ma è veramente quello? Il suo di desiderio? Torniamo all'inizio del capitolo, quando lei stessa vede nella sua mente l'immagine di un uomo che la tormenta, la spaventa e la fa sentire fragile. Gatsu, che è strisciato nel sangue e tra le viscere degli apostoli per salvare la sua amata, potrà mai essere dimenticato? I compagni di viaggio, con i quali ha condiviso tanto e grazie alla loro presenza è finalmente riuscita a recuperare il senno, diverranno un mero ricordo da cancellare. Nelle ultime pagine del capitolo vediamo uno slancio vitale della guerriera, lo stesso che le ha permesso di sopravvivere e diventare la donna forte e salda, capace di guidare i suoi uomini verso la vittoria. La vediamo ribellarsi alla gabbia dorata nella quale il falco di luce sta tentando di intrappolarla. La sua folle corsa giunge a un termine poco dopo, quando, probabilmente sopraffatta dalle guardie reali, si risveglia nel suo letto, dove tutto è iniziato. La forza del desiderio pare essersi affievolita e, nonostante il tentativo di ricongiungersi con i suoi compagni, le forze cessano. Un sogno destinato a diventare qualcosa di molto più grottesco di un incubo, come una storia infinita dove nulla pare avere senso e la volontà individuale è soffocata, fino ad essere annichilita. Se neanche nei nostri sogni più reconditi i desideri possono trovare sfogo, che ne sarà di noi come esseri umani? Ecco che, forse, neanche la più ardente delle passioni e delle volontà può davvero nulla contro il volere del falco lucente. Il video termina qui, amici e amiche. Spero che questa chiacchierata sul capitolo 372 vi sia piaciuta. Fatecelo sapere nei commenti e lasciate un like per supportare il canale. Inoltre ci sarebbero delle cosine a tema Berserk, tipo magliettine, eccetera, che potreste acquistare per aiutare la nostra barca a prendere il largo. Grazie e a presto! Le pagine del capitolo 372 si concludono su Griffith che guarda verso l'orizzonte. Inginocchiati dinanzi a lui Grumble e Locus, mentre Zod in disparte con la sua classica posa a braccia conserte, ascolta in silenzio ciò che si sta dicendo. Giunge Irwin e dice una cosa interessante che ci fa un po' di chiarezza sull'attuale situazione di Kashka. L'uccellino sonnecchia in gabbia, il suo volo è giunto al termine. Ciò ci sottolinea innanzitutto che è effettivamente imprigionata, da lì non si scappa, ok, ma è una gabbia dorata. Ha a sua disposizione uno spazio in cui muoversi, viene trattata a quanto pare con molto riguardo, eppure tenuta in scacco in qualche modo. Che ci sia di mezzo un qualche sortileggio e da parte di chi? La questione Zod io la prenderei con le pinze. Molti hanno colto forse un dubbio da parte dell'Apostolo nei confronti delle scelte di Griffith, addirittura qualcuno ha azzardato un tradimento. Io sono del parere che non ci sia altro che questa vignetta su cui basare simili affermazioni, che non posso escludere, ma benché meno avvallare. La ricerca degli indizi più minuziosi è normale quando si hanno poche pagine da spulciare. D'altro canto, gridare già una possibile ribellione solo perché l'abbiamo visto in disparte mi fa storcere il naso. Griffith dice l'est, tra le reazioni vagamente sorprese degli apostoli.
lasciandoci intuire che è lì che sarà la prossima tappa. Subito i Kushan sono la prima cosa che mi è venuta in mente, e ci starebbe pure che il falco contempli la decisione di espandere l'impero in quella direzione. Ma anche Rickert, fuggito con il potente stregone d'Aiba, potrebbe essere tra i suoi potenziali obiettivi. Ma anche qui sono solo congetture. Il prossimo capitolo è comunque alle porte, e per come iniziano a mettersi le cose, direi che la faccenda si fa sempre più intricata e interessante. L'analisi finisce qui. Io ringrazio Adriano per la sua esposizione e tutti voi per aver visto questo video fino alla fine. Un doveroso saluto lo faccio a tutti gli abbonati al canale, e ricordo anche a tutti voi che se volete potete sottoscrivere anche voi un abbonamento al costo di un caffè al mese tramite l'apposito link. Vi ricordo anche il nostro store di magliette sempre a vostra disposizione, e anche quello, con tutti gli altri link utili, lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Non mi resta che salutarvi, rimandandovi al prossimo video, e come sempre, amici miei, buona vita a tutti!